Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-awakened one. Omaggio al Buddha, il beato, nobile e autorisvegliato. I just wanted to say something extra about karma. Voglio dire qualcosa in più sul karma. Because I realized that I hadn't really made clear what the real karma is. Perché mi sono reso conto che non ho proprio detto che cos'è il vero karma. So if we remember that when we do an action, it has an effect into society, into the world. Ci ricordiamo che quando facciamo un'azione ha un effetto sulla società, sul mondo. But we don't know what's going to come back to us because of surrounding conditions. Ma non sappiamo quello che ci ritorna indietro per le condizioni che ci sono intorno. And we don't really know the effect inwardly on our psyche. Non sappiamo bene l'effetto dentro sulla nostra psiche. Mind. Sì, sulla mente, sulla psiche. Now, then we have to remember what the Buddha's teaching is concerned with. Dobbiamo quindi ricordare su che cosa il Buddha è proprio preoccupato e So he's concerned with suffering and bringing suffering to an end. È preoccupato sulla sofferenza, portare a termine la sofferenza. So, where is this suffering? It's not out in the world, it's within our own minds. E dov'è la sofferenza? Non è fuori nel mondo, è nelle nostre menti. So in terms of the process of liberation, the karma that we have to deal with is the one that's inside us. Quindi, in riguardo alla liberazione, il karma con il quale dobbiamo avere a che fare è quello che è dentro di noi. And remember that within us there is a given pain, you might say, mental and physical pain. Dentro di noi c'è un dolore fisico e mentale. So some of it is natural to the body, illness and so on. Qualcuno è naturale nel corpo, malattie, cose così. And the other is, of course, coming from our habits, from our unwholesome habits. E invece l'altro viene dalle nostre abitudini, le abitudini non salutari. Now, how we relate to that is also something we've taught ourselves. E anche il modo in cui ci relazioniamo a quello ce lo siamo insegnato, l'abbiamo appreso. And this reaction is the direct cause of our suffering. E la reazione è la causa diretta della sofferenza. And underneath that, there are these wrong views. E sotto a quello ci sono le visioni errate. So this is our karma. Questo è il nostro karma. And this is the karma that we have to work with. E questo è il karma con il quale dobbiamo lavorare. See. Very good. So that is that. Questo è quello. Remember è the quanto. Lord, this and that, that is that. So this evening, I just want to talk about daily practice and some other things too, because usually, especially for beginners, there's lots of questions about that. Stasera voglio parlare invece per quanto riguarda la pratica quotidiana, perché di solito i principianti hanno tante domande su quello. So remember that you've got to bring this practice into your daily life. Ricorda che devi portare questa pratica nella tua vita quotidiana. And the morning sitting, the morning meditation is, I think, absolutely important. La meditazione della mattina, seduta della mattina, è molto importante. Because you're setting yourself on the right path right there at the beginning of the day.
Perché ti stai mettendo sul sentiero giusto dalla mattina, dall'inizio della giornata. And at the end of the sitting, where we do a reflection on the sitting, E alla fine della seduta, quando riflettiamo sulla seduta, after that, bring to mind what is going to happen, we hope, during the day. e dopo di quello puoi riflettere su quello che succederà, speriamo, nel corso della giornata. And where you see there's a possibility of anxiety, irritation, etc., really bring it to mind and make the decision that you're going to work with that as it comes up. E se vediamo che nel corso della giornata ci potrebbe essere ansia, irritazione o cose così, proviamo a vedere cosa possiamo fare per portare la mente lì. So, especially at work, sometimes relationships, can be pretty awful. Soprattutto al lavoro, magari le relazioni sono difficili. And sometimes we can feel overloaded by the amount of work we have. O a volte ci sentiamo proprio sopraffatti dal peso del lavoro che dobbiamo fare. So recognizing that, knowing how you react to it. Quindi riconoscere che è il modo in cui reagisci a quello. And say to yourself, right, well, when I get there, I'll work with it in a Dharma way. E quindi puoi dire a te stesso, quando ci arrivo, ci lavoro in un modo Di Dhamma. di Dhamma. Yeah, in modo di Dhamma. In other words, skillfully. Sì, con abilità. So that's important. The next point of, I think, important practice, if you can make it into a habit, Poi il punto seguente è che tu possa farla diventare un'abitudine. is after the day, after a day's work or when you've been out for the day, Dopo, alla fine della giornata o se sei stato fuori per il giorno. and just to sit and just allow whatever accumulations have happened during the day to rise. Quindi sederti e lasciare che tutte le cose che si sono accumulate nel corso della giornata possano salire. So there may be anxiety, irritations, excitements. Ci potrebbe essere ansia, irritazione, eccitazione. So just let everything, cool down, you see. Quindi lascia che tutto si calmi. And then you have an evening ahead of you, see. E poi hai la serata davanti a te. And this is something you can do in little bits all the way through the day. Ed è qualcosa che puoi fare a piccoli pezzi durante la giornata. So this is something I brought into my own working life at the time, and it reserved so much energy. È qualcosa che ho portato nella mia vita lavorativa e riserva tantissima energia. Which was to keep stopping throughout the day and just let whatever accumulation, let it exhaust itself a bit. Quindi permetterti di fermarti nel corso della giornata e lasciare che qualsiasi cosa che si è accumulata si possa esaurire. Even in the midday break, often I wouldn't go into the staff room. Anche a metà della giornata non vado nella stanza dello staff. So I would go out and sit in the local church. Quindi vado e mi siedo nella chiesa locale. I had to always knock on the door for the it was a Church of England church. I knock on the door, can I have the key? Give me the key. La chiesa d'Inghilterra, busso alla porta, dico posso avere le chiavi? Mi danno le chiavi. I said, you just sit there, because churches are always quiet, they're always lovely places to sit. Così, sì, mi siedo là perché ovviamente la chiesa è sempre tranquilla, è un posto tranquillo. So I think if you get into the habit of doing that, you'll see it really does save a lot of energy. E se davvero prendi l'abitudine di fare questo, vedrai che ti risparmi tanta energia. Yeah, because remember that if in the morning you become irritated with something, somebody has said something to you that's irritating. Ricorda, se alla mattina diventi irritato, qualcuno magari ti ha detto qualcosa e sei irritato. So everybody has that experience that you're sitting there during the coffee break by yourself.
E sai, tutti hanno questa esperienza, sei lì seduto durante il coffee break da solo. And before you know it, the mind's off. Sì, prima che te ne rende conto, la tua mente ha iniziato a borbottare. You see, and by evening you got a headache. E all'ora di sera avrai mal di testa. So it's a case of just being with after every action, whatever, just to stop, feel something, just let it go. Quindi per ogni azione fermati, ascolta e lascia andare. So that's important. Now, in the evening, it's also really important to prepare to go to sleep. E anche la sera è anche importante prepararsi per andare a dormire. There was a survey done in England a while back, and people just aren't sleeping well. C'era una ricerca che è stata fatta in Inghilterra un po' di tempo fa e la gente non dorme bene. And one of the reasons is that they're going to bed, straight off Facebook or a horror movie. Sì, una delle motivazioni è perché la gente va a letto subito dopo essere stata su Facebook oppure aver guardato un film dell'orrore. So you have to allow this organism to just begin to relax. Devi permettere al tuo organismo di iniziare a rilassarsi. So half an hour before you intend to go to bed, just cool down. Quindi mezz'ora prima di andare a dormire rilassati. You can listen to some music. You can meditate, but you can listen to some quiet music. Puoi meditare oppure ascolta musica rilassante. Just whatever you feel is relaxing, just drawing the energy down. Qualsiasi cosa che per te è rilassante, che ti porta giù l'energia. So that would be, shall we say, a daily run of things. Quello quindi sarebbe una routine quotidiana. And there's also, if you can, to join a group and go once a week, once every 2 weeks or something. E se riesci anche magari unirti a un gruppo una volta alla settimana, ogni 2 settimane. Because this does raise your commitment. Perché questo ovviamente aumenta il tuo impegno. The Buddha says there's a passage where Ananda, who was the Buddha's companion for the last 20 years, looking after him. Quindi c'è il Buddha racconta di Ananda, che è stato suo compagno per 20 anni nella sua vita. He said to him that in his consideration, good companionship was half the spiritual life. Gli disse che per lui una buona compagnia era metà della vita spirituale. Mezzo. Half the spiritual life. Metà. Excuse me. And the Buddha said, "Oh no, Ananda, it's all the spiritual life." E Buddha disse, no Ananda, è tutta la vita spirituale. Yes, and he points out, if you have good companions, you tend to do what is good for you. Perché se hai una buona compagnia, dei buoni compagni, fai le cose che sono buone per te. And remember, we live in a society which it's not driven by spiritual values. E noi viviamo in una società che non è guidata da valori spirituali. So it's very difficult to maintain that sort of spiritual view of our lives. E quindi è molto difficile mantenere una visione spirituale nella nostra vita. I mean, if you consider, shall we say, one of these Islamic countries like Saudi Arabia. Ad esempio in queste nazioni islamiche come l'Arabia Saudita. Now, we might not like many things about Saudi Arabia, but it is a society which is geared towards the spiritual. Può non piacerci l'Arabia Saudita, però è una società che è guidata dalla spiritualità. So if somebody, at the prayer time, noon, I can't remember the times, but if somebody at the prayer time just stops the car, gets out of the car, puts the carpet down and starts praying, everybody thinks, oh, that's wonderful. Se la gente, ad esempio, all'ora della preghiera si ferma la macchina, mette giù il tappeto e inizia a pregare, tutti dicono, bravo, bene. Yeah, here they put you in jail. Qui ovviamente ti mettono in prigione. Or they lock you away. Oppure ti rinchiudono. So having to live in a society which doesn't have spiritual values makes things more difficult for us, that's all. Vivere in una società che non ha valori spirituali rende tutto molto difficile. Okay.
And of course, finally, to try and get onto a retreat every year. E poi alla fine è importante fare un ritiro una volta all'anno. Now, just on that, people always slightly concerned about progress. E le persone sono un po' preoccupate di progredire. Unfortunately, spiritual progress isn't like studying a subject. Sfortunatamente il progresso spirituale non è come studiare qualsiasi materia. So you get a diploma and then you get che insomma a BA and an MA and sì, a ottieni doctorate. un diploma, poi un master, un dottorato. No. I mean, there are of course these attainments, what we call the spiritual attainments, which arise really when the time is ripe. Ci sono dei raggiungimenti delle mete spirituali che però arrivano quando il momento è quello opportuno. Yeah, you can't push them. Non puoi spingerle. But through our practice, what we can begin to experience is a change in the way we relate to the life we're leading. Ma attraverso la nostra pratica ci possiamo rendere conto che cambia il modo in cui ci relazioniamo nella vita. So you might find that you just become, so we say, less angry, more generous. Ad esempio, sì, poi ti puoi accorgere che diventi meno arrabbiato, più generoso. Yeah. So this practice has a systemic effect. Questa pratica ha un effetto sistemico. Because in a sense, you've got to take whatever understanding you have and it's got to be translated into an attitude. In un certo senso devi prendere qualsiasi comprensione che hai e la fai diventare un'attitudine. So this is the Eightfold Path, you see. Questo è l'ottuplice sentiero. Duplice sentiero. For instance, beginning to really perceive impermanence. Ad esempio, guardare davvero l'impermanenza And know that you don't have complete control over your life. e quindi capire che non hai controllo completo sulla tua vita. So in the morning you remind yourself something might happen today, good and bad, and I have to be open to it. Quindi la mattina ti puoi ricordare qualcosa mi succederà di bello o di brutto e devo rimanere aperto a questo And to work with it. e lavorarci. Yeah, not try to ignore it or to try to go against what the circumstance is actually coming at you with. Quindi non cercare di ignorare oppure di andare contro le circostanze che si presentano. For instance, somebody during the day, somebody might call you and ask for some help, but because you've set yourself on this path, you're not listening to the call, you see. Ad esempio, magari durante la giornata qualcuno ti chiama perché ha bisogno di aiuto, però siccome tu invece ti sei programmato le tue cose, non ascolti questa chiamata. So recognizing impermanence makes you much more malleable, able to move and change as the circumstance demands. Riconoscere l'impermanenza ti rende invece molto più malleabile, capace di riconoscere le circostanze. And then we have to bring it into this right speech, the way we speak. E poi dobbiamo portarlo nella giusta parola, il modo in cui parliamo. I mean, most of us have given up telling great big lies. Whoppers, great big lies. Sì, le bugie. But it's surprising how we exaggerate things. Ok, quindi non diciamo le bugie, però è sorprendente quanto esageriamo le cose. So this borders on quindi, a mild level of dishonesty. Quindi il limite, no, tra un piccolo livello di disonestà. Yes, and just to be aware when we're just talking for talking's sake, wasting time. E almeno renderci conto di quando stiamo parlando solo per parlare, per perdere tempo. That doesn't mean that you don't go through the normal pleasantries of life, such as when you meet somebody. Questo non significa che non incontri i normali piaceri della vita come quando incontri qualcuno.
And yeah, no, that's it really. And then there's right action. Ah, poi c'è la giusta azione. So this is to do with, remaining as close as we can to those 5 training rules. E rimanere quindi il più vicino possibile alle 5 regole dell'allenamento. But it also has a positive side of really seeing our lives as an exercise in being virtuous. Ma è anche un esercizio per vedere nella nostra vita come rimanere virtuosi. Our delusion manifests in the way we relate. La nostra illusione si manifesta nel modo in cui ci relazioniamo. So the Buddha's teaching, remember, is all about ethics. Quindi l'insegnamento del Buddha è tutto sull'etica. How you can always ask yourself, what is my relationship to this object? What is my relationship to this person, and so on. Puoi sempre chiedere a te stesso qual è la mia relazione con questo oggetto, qual è la mia relazione con questa persona. And if you perceive it to be wholesome for yourself, for somebody else, or for both of you, then that's what we should do. E se percepisci che è salutare per te e per l'altra persona, allora è quello che devi fare. And then there's right livelihood. E poi c'è la giusta vita. So it's interesting that il lavoro, livelihood. La vita lavorativa? Sì, la vita lavorativa. Ok. It's interesting that he should include this. It's interesting he should include. È interessante che ha inserito questo. Because it would normally be included in right action. Perché normalmente potrebbe essere inclusa nella giusta azione. But if you consider the effect on your personality and character that the job you do has upon you. Ma se consideri l'effetto che ha il lavoro sulla tua personalità, sul tuo carattere. So, for instance, the virtues that you would develop, say, as a soldier. Ad esempio, le virtù che potresti sviluppare se fai il soldato. As opposed to, say, being a nurse. Invece che essere un'infermiera. Or a policeman. Oppure un poliziotto. See? So, one of the virtues of the policeman is that he's always suspicious. Una delle virtù del poliziotto è che è sempre sospettoso. So it affects you, doesn't it? It affects the way you look at the world. Ha un impatto sul modo in cui vedi il mondo. And right livelihood. And then the last 3 are to do with our practice and meditation: right concentration, right effort, right mindfulness, right concentration. E le ultime 3 hanno a che fare con la pratica, il giusto sforzo, la giusta concentrazione e la giusta consapevolezza. And this he often says especially when you're doing something. E spesso dice, soprattutto quando stai facendo qualcosa, he says an awareness imbued, saturated with loving kindness. Dice una consapevolezza imbevuta, proprio intrisa di gentilezza amorevole. See? Even as you close the fridge door. Anche quando stai chiudendo la porta del frigo. With great loving kindness. Con grande gentilezza amorevole. So, if we can develop that sort of attitude in our lives, you see, your heart lifts. Quindi possiamo vedere che se sviluppiamo questo tipo di attitudine nella nostra vita, il cuore si innalza. You feel more happy. Ti senti più felice. Va bene. The next thing I want to point out is this virtuous circle. Un'altra cosa che voglio sottolineare è il circolo virtuoso. So gratitude, generosity and renunciation. La gratitudine, la generosità e la rinuncia. So now if you consider just for a minute how much you've received. Considera per un attimo quanto hai ricevuto from your parents, dai tuoi genitori, from friends, dagli amici,
From society, dalla education, società, l'istruzione, medicine, medicine, from your practice. dalla tua pratica. When you actually consider how much you received, you know it's impossible to pay it back. Quando ti rendi conto quanto hai ricevuto, ti accorgi che è impossibile ridarlo indietro. The Buddha's own, the Buddha said that if you carried your parents on your shoulders the whole of your life, you would not have repaid them for the gift of life. Il Buddha dice che se portassi i tuoi genitori sulle spalle per tutta la vita, non li ripagheresti per il dono della vita. This is presuming that you want to continue living. Si suppone che tu voglia continuare a vivere. So when you think about that, then of course the heart wants to try and give something back, you see. Quindi se ci pensi, il cuore vuole dare qualcosa indietro. And this is your generosity. E questa è la generosità. Now, you can be generous with your wealth and you can be generous with your time. Puoi essere generoso con la tua ricchezza o generoso con il tuo tempo. Now, every time you give something away for the benefit of other, you could have used that for yourself. Qualsiasi cosa, il tempo che tu dai a beneficio degli altri l'avresti potuto usare per te stesso. Every time you give away some of your wealth, well, you could have used it for a day by the seaside. Sì, oppure ogni volta che dai via un po' della tua ricchezza l'avresti potuto usare per te stesso, no? Per andare al mare. Ice cream. Un gelato. When you give your time to something, to somebody, or to any occasion, it was time that you could have used just for yourself. Quando dai del tempo a una persona, è del tempo che avresti potuto usare per te stesso. So every time you're generous, you're also practicing renunciation. E ogni volta che sei generoso stai anche quindi praticando la rinuncia. Now, if it's to be true act of generosity with a feeling of really giving something that you didn't really want to give. E se è un vero atto di generosità, se dai qualcosa che non avresti proprio voluto dare, then there has to be that little bit of pain. C'è anche un po' di dolore. You see? So, and that's stretching your renunciation a bit, you see, your hold on things. E questo allarga un po' la tua rinuncia. So now in the commentaries, it doesn't say this in the actual scriptures, but the commentaries say that this is a path to liberation. Nei commentari, nelle scritture no, ma nei commentari dice che questa è la via per la liberazione. And you can understand that if you see that the process of liberation is the process of becoming more and more non-attached. E quindi ti puoi rendere conto che il processo verso la liberazione è un processo di diventare sempre meno attaccati. Just one little thing that I suffered from, and I think a lot of people do. Una piccola cosa di cui ho sofferto e penso molte persone. Is that you say yes too quickly. È che dici sì troppo in fretta. So somebody, for instance, has a lot of gardening to do. A friend has a lot of gardening. Ad esempio un amico deve fare del giardinaggio. And they ask you would you like to come over and just give me a little bit of a hand? E ti chiamano per chiederti un po' d'aiuto. And you say, oh yes. E tu dici, Saturday morning. Sì, arrivo sabato mattina. And then afterwards you think, oh. E subito dopo ci ripensi. And then come Saturday morning, you ring them and say, a terrible headache. E sabato mattina chiami e dici che hai mal di testa. So it's always good just to pause a moment before you say yes. Quindi è meglio fare una pausa prima di dire sì. Yeah, it's very difficult if you're in the habit of saying yes too quickly. It's very difficult to say, let me get back to you, let me think about it. Se sei nell'abitudine di dire subito sì, è molto difficile dire un attimo, te lo dico più tardi. The other thing is about love and attachment. Un'altra cosa è l'amore e l'attaccamento. So long as there's a self, there will be attachment. Fino a che c'è un sé, ci sarà attaccamento. And
remember, attachment is a dependency on something or somebody for our personal well-being, happiness, happiness, joy, etc. Attaccamento significa la necessità di avere qualcosa o qualcuno per essere felici e appagati. So this process of generosity is helping us to let go of things. E questo processo della generosità ci aiuta per lasciare andare le cose. But when we bring that attachment into relationships, then it always manifests. It manifests in various ways. Ma quando portiamo l'attaccamento nelle relazioni, si manifesta in modi diversi. But the underlying attitude from attachment is one of control. Ma l'attitudine sottostante all'attaccamento è il controllo. So if your partner or your spouse doesn't do what you expect them to do, then that's when you get angry. Se il tuo compagno o la tua compagna non fanno quello che tu vorresti, ti arrabbi. Then you get, or if they do something that you don't expect them to do, or something strange, then that's when, or they change. Sì, oppure, then you get this feeling of anxiety that you're losing the person. Oppure sì, se fanno qualcosa che non ti aspettavi o cambiano, ti viene l'ansia, come se li stessi perdendo. And I think I mentioned it before. When you stop laughing at your partner's jokes and you get bored with them. Quando inizi a non ridere più delle barzellette del tuo compagno e t'annoi, then you see you're expecting them to entertain you. Vedi, vuol dire che ti aspetti che ti intrattengano. So if you catch your relationship, you'll see when this attitude of control is coming in, and that's how this attachment manifests. Se osservi nella tua relazione dove salta fuori il controllo, è lì dove si manifesta l'attaccamento. Now the opposite of that is to think that you should suffer everything because you love the person. E l'opposto ovviamente invece è che pensi di dover soffrire perché comunque li ami. And then you become the one who becomes controlled. A questo punto sei tu quello che è controllato. So even there you've got to be clear as to what your relationship is and what you're prepared to work with. E anche lì devi stare un po' attento a vedere che cos'è questa relazione, a che cosa sono preparato. I mean, love doesn't mean that you allow yourself to be abused. Full stop. L'amore non significa permettere di essere abusato. So it's a tricky area, you see. È una zona pericolosa. And just the attachment of a parent to a child. È l'attaccamento di un genitore al figlio. See, that's what you could say that's almost natural. Potresti dire che è naturale. It's impossible for a parent not to have some special feeling towards their child. È impossibile per un genitore non avere dei sentimenti speciali per un bambino. But again, notice how sometimes it manifests. Ma di nuovo puoi notare come si manifesta a volte. How your child is absolutely perfect, but next door's is an absolutely want to strangle him. Tuo figlio è perfetto, mentre quello del vicino di casa lo vorresti strangolare. And how for instance, if you see your child hurt itself. Ad esempio, se vedi che tuo figlio si fa male. But it's nothing, it's just a scratch or something, even though they're crying their eyes out. Ma sai che non si è fatto niente, anche se sta piangendo, non si è fatto male. So then you very calmly, you hug the child. Allora sì, lo calmi, lo abbracci. But if you see the child may have done some real damage, they've broken their arm or banged their head badly.
Ma se invece il bambino si è fatto davvero male, si è rotto un braccio, si è picchiato la testa, Then there's panic, allora panico. Panic, you see? Then you have to ask yourself, is this panic necessary? Allora ti devi chiedere, ma questo panico è necessario? And what's it doing for the child? E per cosa fa il bambino? Now, unfortunately, you can't stop the panic because panics. Sfortunatamente non puoi fermare il panico perché il panico... Panics. How do you say that? Panic or panic? in panico. So, but as soon as somebody who meditates is aware of that, they don't allow it to completely control their actions. Ma chi medita si accorge subito di quello e quindi non lascia che quello prenda il controllo dell'azione. So if you keep your sensitivity open to how you're relating to people, you see pretty clearly where love is and where control is. Se mantieni la tua sensibilità aperta lì nelle relazioni, lo vedi dove l'amore. There's one example in the scriptures where the Buddha asks these three arahats how they live so peacefully together. C'è una storia nelle scritture che dice che il Buddha chiese a questi tre arahant come facevano a vivere in modo così in pace. And I think it's Anuruddha. He asks Anuruddha, how do you maintain this peacefulness between the three of you? E quindi chiede a Anuruddha, come fate a mantenere questa pace tra voi tre? When I wake up in the morning, I say to myself, I shall put aside what I want to do and do what the others want to do. Ogni mattina quando mi sveglio dico a me stesso, metto da parte tutte le cose che vorrei fare e farò quello che vogliono gli altri. So if you can see, if you're in a family, in your family or in a group of friends, if everybody were to say that, you can see that there's some diplomacy to go on, but eventually there wouldn't be any argument. Puoi vedere che se in una famiglia funzionasse così non ci sarebbero discussioni. There would be a discussion, but there wouldn't be any. Ci sarebbero discussioni? Yeah, but there wouldn't be any ma non ci argument. sarebbero, litigi. Yeah. Now this only works if everybody says that to themselves. Putting aside what I want to do and do what the others want to do. Mettere da parte quello che io voglio fare quello che vogliono gli altri. This only really works if everybody says the same thing. Funziona davvero solo se tutti lo dicono. Or else you'll find yourself doing what everybody else wants to do. Altrimenti ti ritrovi ad essere l'unico a fare quello che vogliono gli altri. But at least it gives us an idea of how we might suggest to our partners and friends how they might approach a situation. Ma questo insomma ci dà un'idea di come con i nostri compagni, con gli amici, così potremmo affrontare le situazioni. Yeah. The other thing is to talk about these roads of success or roads of power. Un altro argomento sono le strade per il successo, le strade per il potere. Some of you will know them, the Iddhipada. These things, they're called Iddhipada. Sono le Iddhipada. When you practice in this way with these absorptions, quando pratichi con gli assorbimenti, then you can get these powers. Puoi ottenere questi poteri. You can walk through a wall. Puoi camminare attraverso una parete. Now that at first might seem ridiculous. E questo all'inizio può sembrare ridicolo. But it's the ability to separate the subtle body, the mental body, from the physical. Ma è l'abilità di separare il corpo mentale sottile da quello fisico. And the mental body is not bound by the physicality of the world.
E il corpo mentale non è legato al mondo fisico. So perhaps you can try that this evening. Puoi provare questo stasera. Then there's telepathy, Poi c'è la telepatia, which, believe it or not, has actually been proven as a power. As proven as an ability. che credisci o no, ma è stato dimostrato che è un potere, un'abilità. They've done experiments where certain people who do have this gift of telepathy, Hanno fatto degli esperimenti dove alcune persone che hanno il dono della telepatia and they've sent the other people in a submarine down in the ocean, hanno messo delle persone in un sottomarino sotto nell'oceano, so that it can never be explained as some sort of electromagnetic manifestation. in modo che non ci fosse il sospetto che ci fosse qualsiasi manifestazione elettromagnetica. And yes, they were able to communicate. E sì, erano capaci di comunicare. I forgot his name. It'll come to me. Clairaudience, where you can hear things which person would not normally hear people's thoughts, read their minds. Quindi leggere la mente delle persone, sentire i pensieri, You can bring up all your past lives. puoi ricordarti le vite passate. And you can also sometimes see the destination of people, where they're actually going to go. Puoi anche vedere la destinazione delle persone, dove stanno andando, dove andranno. And the last one, interestingly enough, is of course the extinction of the mental intoxicants. E l'ultima è l'estinzione degli intossicanti mentali. The asawa, that's what they're called, asawa. Assawa. These three asawa, sometimes four, are the basic delusions, the manifestations of that basic ignorance. Allora, i 3 assawa, o a volte 4, sono proprio la base dell'illusione. Sense desire, Il desiderio sensoriale, the desire to seek happiness through the senses, il desiderio di cercare la felicità attraverso i sensi, the desire to become, il desiderio di diventare and wrong views, wrong understandings. e la visione sbagliata, la comprensione sbagliata. See, ignorance is also one of them, but E ignorance is one of them. l'ignoranza è anche una di loro, But the others arise out of that ignorance. ma le altre emergono dall'ignoranza. But these qualities, the roads to success, can be used for anything in your life, and I think, yeah. Ma queste qualità, le strade per il successo, possono essere usate nella vita. And if you think about anything that you've really wanted to do, Se pensi a qualcosa che volevi proprio fare, you'll see that these qualities were there. vedrai che queste qualità c'erano. First of all, there has to be that very strong desire, zeal. Il primo deve esserci un forte desiderio, You've got to really want it. devi volerlo davvero. Secondly, there has to be the effort to begin to manifest that desire. Secondo, deve esserci lo sforzo per poter manifestare quel desiderio. The Buddha, in the discourse on how to establish mindfulness, uses the word atapi. Il Buddha, nel discorso sulla Mindfulness, sulla consapevolezza, parla of atapi. atapi. And this atapi is the energy of self-mortification. E atapi è l'energia della automortificazione. If you, just a minute. Well, as an example, if you think of these Olympic sports people, Pensa ad esempio agli atleti olimpici. you know, how much they practice every day with the goal in mind of getting that medal. Quanto praticano ogni giorno con l'obiettivo in mente della medaglia. So it also means that you've got to put your whole heart and mind into the project. Significa che devi mettere tutta la tua mente e il cuore nel progetto. That you can't be
taken off on this little thing and that little thing. You're absolutely centered on what you want to achieve. Sì, non puoi essere distratto da piccole distratto. cose di qua e di là, devi essere centrato And you've got to maintain a certain level of discrimination. e devi mantenere un certo livello di discriminazione, Of investigation. di investigazione. So if you think about that, right, a real determined desire, Un desiderio reale determinato, a real effort to make that manifest, uno sforzo reale per a manifestarlo, complete commitment of your heart and mind to the project, un impegno completo della tua mente e del cuore nel progetto. and then just keeping alive that sort of, you might say, helpful doubt, just looking for the way things are, keeping in contact with the way things are moving. E poi mantieni un sano dubbio per tenere un po' tutto sotto controllo. Yes. So that what's the word? Just maintaining a making sure that aim is not like blinkers on a horse, where. Sì, per essere sicuro che quello scopo, quell'obiettivo non è come il paraocchi dei cavalli. That you're aware of other things, you see. Sei anche consapevole di altre cose. So I'm sure you've all done that once in your life. E sono sicuro che tutti l'avete fatto almeno una volta nella vita. See? No. See? No. So these are called the roads to success or the roads to power. E queste sono chiamate le strade per il successo o per il potere. So when you want to do something, you can ask yourself, how much do I really want to do this? Quindi quando vuoi fare qualcosa chiediti quanto lo voglio davvero. And if you feel that there's not enough desire, but you want to do it, then you have to sort of build up your desire. You have to cajole yourself. Quindi se ti accorgi che non c'è abbastanza desiderio, ma lo vuoi davvero fare, devi fare aumentare questo desiderio. For instance, just watching the breath, you see, rising. Well, you want to do it, but Ad esempio, osservare il respiro. Lo vuoi fare, ma non è che ci riesci proprio. Yeah. So then you have to say, okay. Do I want to do this? Allora ti chiedi, lo voglio fare? See? And then just like these sportsmen, yes. E come questi atleti devi dire sì. See. And then just like pumping iron, Ed è come sollevare pesi. Yeah. Just one more. Ancora uno. Just one more. Ancora uno. And so you get that sort of energy. E così sollevi l'energia. So this is what we're looking at when we say zeal. E questo è quello che intendiamo quando diciamo Zeal. Zelo. Zelo, stesso. So that gives you, I hope, some ideas about daily life. Quindi vi ho dato qualche idea sulla vita quotidiana. In Zen, they say if there's a separation between the meditation and daily life, by a hair's breadth, you've lost the path. Quindi nello Zen dicono che se c'è separazione tra la meditazione e la vita quotidiana, anche solo per un capello, lost the path. Hai perso il sentiero. Okay. So finally, I just want to talk about taking refuges and precepts. E alla fine voglio parlarvi di prendere i rifugi e i precetti. So I know some of you have done it. So che qualcuno di voi l'ha fatto. But there comes a point, I think, in a spiritual life when, in a sense, you want to make a decision about your commitment. Ma c'è un momento nella vita spirituale in cui ti devi prendere un impegno. So, for instance, when I began practicing in Zen, ad esempio, quando io ho iniziato a praticare lo Zen, after about a year, every year they do this particular ceremony. Dopo circa un anno, perché ogni anno fanno questa cerimonia particolare, there was an occasion to take the refuges and precepts. C'era un'occasione di prendere i rifugi e i precetti. And I felt at the time that I had found my path.
E all'epoca io sentii che avevo trovato il mio sentiero And so I went through that ceremony. e quindi andai attraverso la cerimonia. And just like any ceremony which punctuates our lives, it gives you a sort of starting point for a particular commitment. E come ogni cerimonia che incontriamo nella vita, ti dà come un punto di inizio per iniziare appunto l'impegno. So like for instance a marriage. So there's a social event in which that is proclaimed. Come ad esempio il matrimonio, c'è un evento sociale in cui viene proclamato. And then that changes your life. E poi quello cambia la tua vita. So there comes a point in the spiritual practice where you may feel you just want to commit yourself to this path. E quindi c'è un momento nella vita spirituale in cui potresti sentire che ti vuoi prendere l'impegno per seguire questo sentiero. So what is it that you would commit yourself to? E quindi cos'è che ti prenderesti l'impegno di seguire? Well, the first thing is the Buddha. Il primo è il Buddha. Now, the Buddha is he's an exemplar and a teacher. Il Buddha è un esempio e un maestro. Because he actually lived through this training process. Perché lui ha proprio vissuto attraverso questo processo. And that's why he was able to teach it so intimately. Ed è per questo che fu capace di insegnare in modo così intimo. So it's a sort of understanding that the originator of this particular dispensation really was expressing what he had personally experienced. Quindi chi ha iniziato questo era una persona che ha in prima persona fatto l'esperienza di questo. Is that right? See. Prima persona. No, hold on. Is that right? Okay, thank you. But spiritually, it's the Buddha within that you're taking refuge in. Ma spiritualmente è il Buddha dentro a cui stai prendendo rifugio. See, that's your real refuge. Quello è il tuo vero rifugio. So there is a, shall we say, an act of confidence that there is something in us that is seeking liberation and will attain it. È un atto di fiducia che c'è qualcosa dentro di noi che cerca la liberazione e la otterrà. So that's taking refuge in the Buddha. Taking refuge in the Dharma. E quello era prendere rifugio nel Buddha. Poi c'è prendere rifugio nel Dhamma. The Dhamma is both the understanding, the teachings, but also the practice. E il Dhamma è sia gli insegnamenti che la pratica. And I think you'll find across all Buddhisms the same basic teachings. E penso che troverete in tutto il buddismo gli stessi insegnamenti. There may be different interpretations, but the basic teaching remains the same. Ci possono essere interpretazioni diverse, ma l'insegnamento di base è lo stesso. So the basic teachings are the Four Noble Truths, the Eightfold Path. Quindi gli insegnamenti di base sono le 4 nobili verità, il nobile ottuplice sentiero, The dependent origination, l'originazione dipendente, that's the psychology, la psicologia, and the 3 characteristics of existence. le 3 caratteristiche dell'esistenza. So that's your basis. I've never come across a Buddhism that doesn't teach that in some way or other. Quella è la base, non ho mai incontrato del buddismo che non insegna questa base. When it comes to the practice, there's nothing, you don't have to stay with just one practice. Per quanto riguarda la pratica, non devi stare proprio con una pratica. I myself moved from Zen to this Vipassana. Io stesso sono passato dallo Zen alla Vipassana. And in the field of Vipassana, I also practiced other forms. E anche nel campo della Vipassana ho praticato diverse forme. So, I did some work with Goenkaji. Ho fatto del lavoro con Goenka. And also I went to certain different practices, especially in Thailand. E ho anche fatto pratiche diverse, soprattutto in Thailandia. So, but eventually I centered on this practice because this is the one that had the greatest impact on me. Ma alla fine sono rimasto su questa pratica perché era quella che aveva l'impatto più grande su di me. And I practiced it enough to feel that I had really grasped the technique.
E avevo praticato abbastanza per sentire proprio che l'avevo afferrata questa tecnica. So in the end I was able to just practice by myself. E alla fine ero capace di praticare da solo. And that's of course why I teach it. I don't teach Zen. Ed è per questo che la insegno, non insegno Zen. So you're taking refuge in the teaching, which means that you ought to try and lift your understanding of the Dharma. Quindi prendi rifugio negli insegnamenti perché stai cercando di innalzare the understanding. La tua comprensione. When I started in the late 70s, there weren't many books on Buddhism. Quando ho iniziato alla fine degli anni 70 non c'erano molti libri sul buddismo. And there were hardly any talks or anything. E non c'erano discorsi, non c'era niente. Now there's a whole website. Ora ci sono siti web. Yeah, absolutely. It's ridiculous. There's a book every second. Everybody wants to write a book. Adesso c'è un libro ogni secondo, tutti vogliono scrivere libri. Yeah, even me. Anche io. So that's the Dharma, and again, when I was starting, there were very few meditation centers. E anche quando ho iniziato c'erano pochissimi centri di meditazione. But now there's many. Adesso ce ne sono molti. So the opportunity to practice is available. Quindi l'opportunità di praticare c'è, è disponibile. And then finally, it's the taking refuge in the Sangha. E alla fine prendiamo rifugio nel Sangha. Sangha is a word that's used, normally speaking, to refer to monks and nuns. Il Sangha è un termine che viene usato comunemente per indicare monaci e monache. But these days you find it being used by the Buddhist community to refer to themselves. Ma al giorno d'oggi viene utilizzato all'interno della comunità buddista per riferirsi proprio alla comunità. But this isn't what you're taking refuge in. Ma questo non è quello in cui tu prendi rifugio. No, neither the monks and nuns nor né i monaci né nella comunità. Yeah, no, don't put your refuge. The refuge, your confidence is in those people who have attained some insight into Nibbana. La tua fiducia è in quelle persone che hanno ottenuto qualche intuizione sul Nibbana. So, we have these 4 levels of attainment: stream entry, once returner, non-returner, arahat. Ci sono 4 livelli del raggiungimento. Stream entry. Allora, l'entrare nella corrente, the once returner, quello che ritorna una volta, the non-returner, chi non ritorna, and the arahat. E l'Arahant. So there isn't time to go into much detail about that, but these such people stand as witnesses to the Buddha's own particular experience. Quindi non abbiamo tempo di entrare in dettaglio in questo, però queste persone sono proprio i testimoni di quello che ha visto il Buddha. So that their confidence is unshakable. E quindi la loro fiducia è incrollabile. It's understood that if the dispensation no longer produced these people, even at that level of stream entrant, it's understood that if this dispensation, if the teachings did not produce people even at that lowest level of stream entrance. Quindi se questi insegnamenti non generassero delle persone almeno al primo livello di entrare nella corrente, the teaching would first of all corrupt into an intellectual scholastic exercise. L'insegnamento collasserebbe semplicemente in un insegnamento intellettuale, insomma in un esercizio intellettuale. And eventually corrupt into just empty ritual. E collasserebbe alla fine solamente in rituali vuoti. Lighting candles, bowing. Accendere candele, inchinarsi. Which if the practice is full has its role.
che ovviamente hanno il loro ruolo nella pratica. For those people who have more of a devotional feel towards Per le persone che hanno più un sentimento devozionale the heart, verso nel cuore, more of a heart connection to più the religion. una connessione dal cuore verso la religione. That's and then of course there are the 5 precepts. E poi ci sono i 5 precetti. Remember, these are the real translation is training, path of training. La traduzione vera è il sentiero all'addestramento. It's pada means footstep and sika means training. So it's the path of training. Quindi il path sarebbero i passi e il sik è il cercatore. Training. Quindi Sikka pada. Si dice nel canto, no? Sì. Pada è i passi e Sikka è il training, come si dice l'allenamento. Quindi il sentiero. Pada è il sentiero. Sì, quindi. Il sentiero Dell'addestramento. Il sentiero dell'addestramento. Ecco, finally. So they're not commandments. Non sono comandamenti. It's not as though you should feel guilty too much if you don't follow them. Non dovresti sentirti troppo in colpa se non li segui. You should feel perhaps a little disappointed that you cannot follow. Potresti sentirti un attimo deluso che non li hai seguiti. And this should lead you to encouraging yourself. Ecco, questo potrebbe portarti a incoraggiarti. So the first one is usually very easy for us. Quindi il primo di solito è facile per noi. We're not going to kill any living being. Non uccideremo esseri viventi. Even this can be attenuated, in my understanding. Ma anche questo potrebbe essere attenuato, secondo me. I mean, you have a right to protect your own life. Tu hai il diritto di proteggere la tua vita. And then, but what that leads us to is of course protecting life. E questo ci porta ovviamente a proteggere la vita. It always moves us towards the opposite. Si muove verso l'opposto. And then there's not to take what is not freely given. E poi c'è non prendere ciò che non ci viene dato. So when we begin to practice that, it leads towards generosity. E quando iniziamo a praticare ci porta verso la generosità. Now this kama is usually translated as sexual desire. The next one, not to abuse sexual desire. Quindi di solito viene tradotto come non desiderio sessuale. Non abusare. Non abusare, sexual desire. But the word kama really in its fullness is all sensual pleasure. Ma la parola kama in realtà kama, ma la parola kama in realtà vuol dire tutti i desideri. Yes, sensuali. Sensuali, yes. So it also means, not to eat in a greedy way. E quindi anche non mangiare con avidità. So it's about indulgence. It's about, letting go of this indulgence. Quindi ha a che vedere con lasciare andare questa avidità. Indulgence, yes. Indulgence. Il famoso indulgere. Indulgere nel piacere. Ecco. And then there's right speech. E poi c'è la giusta parola. This is of course the most difficult. E questo è il più difficile. Because we're always talking. Perché parliamo sempre. If we're not talking to somebody, we're talking to ourselves. E se non parliamo con qualcuno, parliamo a noi stessi. It just never stops. Non si ferma mai. Even in dreams we're talking. Pure nei sogni parliamo.
So even though that's the most difficult, we have to make an effort. Anche se è il più difficile, dobbiamo fare uno sforzo. It should be, as best as we can, it should be truthful. E più che possiamo dovrebbe essere It should vero, it should be kind, gentle, gentile, and we should speak at the right time. e dovremmo parlare al momento giusto. So if we keep that sort of ideas in our minds, then usually we're okay with right speech. E se manteniamo queste idee nella nostra mente, di solito dovremmo farcela con giusta parola. The last one is probably the most difficult for Western society, anyway. E l'ultimo probabilmente è il più difficile per le società occidentali. Not to take, alcohol, drugs, whatever, that mess your level of consciousness. Non assumere alcol, droghe o qualsiasi cosa che intacca il livello di coscienza. It also says in the scriptures that, of course, when we're under the influence of alcohol, we tend to do things that we then regret. Si dice anche nelle scritture che sotto gli effetti dell'alcol siamo soggetti a fare cose di cui poi ci pentiamo. So that's up to you. That's up to you as an individual as to how much wine you want to drink. E quindi dipende da te quanto vino vuoi bere. So you can be very strict with it. You say no alcohol. Allora, puoi essere molto severo e dire niente alcol. Or you can be a little bit, easy with it. Oppure può essere un po' morbido. It's just remembering that you want to maintain throughout our lives this bright awareness. That's all. E ricorda solo che noi vogliamo mantenere nel corso della nostra vita la consapevolezza, è solo questo. I remember once I hadn't eaten all afternoon and I went to the Zen practice. Mi ricordo una volta non avevo mangiato tutto il pomeriggio e andai alla pratica zen. And on the way home I went into the pub and had a half a beer, just a half. E mentre Un tornavo a bicchiere. casa mi sono fermato al pub e ho preso mezzo bicchiere di birra. And it was quite remarkable. I just felt this weight coming down on my brain. Ed è stato sorprendente perché sentivo proprio questo peso che scendeva nel mio cervello. Even so, it took a while before I was able to abandon alcohol. E nonostante questo ci misi un po' di tempo ad abbandonare completamente l'alcol. So that's the refuges and precepts, yeah? E questi sono i rifugi e i precetti. And what the good practice is to begin the morning by chanting or reading them. Una buona pratica è iniziare la mattina leggendoli o cantandoli. And then to remind yourself, how you want to behave throughout the day. E poi ricordare a te stesso come ti vuoi comportare nel corso della giornata. So over time you can see that you can see some progress. E nel tempo vedrai del progresso. And you can rate progress by how your virtues are manifesting. Puoi comprendere il tuo progresso dal modo in cui si manifestano le virtù. Are you calmer? Are you more generous? Are you more open to people, etc., etc.? Sei più calmo, sei più generoso, più aperto alle persone, così. Are you generally speaking more happy with your life? E in generale sei più felice con la tua vita? It doesn't mean to say that trouble won't come. Questo non significa che non arriveranno i problemi. It doesn't mean that sometimes you will become very anxious or angry and so on. Significa che a volte diventerai ansioso, arrabbiato, cose così. But over a long length of time, 5 years, 20, ma in un arco di tempo di 5 anni, 20 anni. It depends on how much you put into the practice. Dipende quanto ci metti nella pratica. You can see some change for the better. Vedrai qualche cambiamento in meglio. If the change is for the worse, se il cambiamento è in peggio, smettila. So if over this evening and tomorrow morning you think you might want to take these reference and precepts, then you have to fill out this little certificate for me. Se stasera o domani vuoi prendere questi precetti, devi riempire questo modulo per me.
Yeah. I need to know what name you want to put on my very, very lovely certificate. Voglio sapere che nome vuoi mettere sul mio bellissimo certificato. And you have to choose a virtue that you want to develop. E devi scegliere una virtù che vuoi sviluppare. But only one, Ma solo una. And how long you want to take the refuges for. E per quanto tempo vuoi prendere rifugi? I would suggest a minimum of 1 year. Suggerisco come minimo 1 anno. One person said to me, until my birthday. Una persona mi ha detto fino al mio compleanno. I said, when's your birthday? E gli ho chiesto, ma quando è il tuo compleanno? In 3 weeks. Tra 3 settimane. I said, what's the point? Ma cosa serve? So you have to. I'll leave it at that. Quindi lo lascio fuori. The other thing is that on Saturday evening we have an opportunity to answer any questions that come up, and so there's a leaf here. You can just write your questions. Sabato sera ci sarà una sessione di domande, quindi appendo anche questo e potete scrivere le domande. See? I can only hope my words have been of some assistance. Spero che le mie parole siano state di qualche aiuto. That I have not caused even greater confusion. Di non aver causato una maggior confusione. That by your devotion to your practice, che attraverso la devozione alla tua pratica you will be liberated from all suffering. Sarai liberato da tutta la sofferenza. Sooner rather than later. Presto piuttosto che tardi. Ecco. Oh, just on time.